Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare di un verbo molto molto importante che forse non conoscete. Si tratta tuttavia di un verbo che è importante che voi sappiate perché comunque è centrale alla cultura italiana e definisce quello che per molti italiani, diciamo, è lo sport nazionale. Il verbo in questione è scroccare. Cosa significa scroccare? Scroccare significa ottenere qualcosa gratis, oppure usare qualcosa gratis, cioè senza pagare, qualcosa per cui dovremmo, attenzione, pagare, cioè ottenere una cosa che normalmente prevede un pagamento senza pagare. Ok, chiariamo subito che scroccare non è rubare, rubare è molto diverso da scroccare. Scroccare e rubare sono due verbi completamente diversi. Facciamo subito un esempio di contesti in cui la gente scrocca e così capite cosa si intende. Per esempio, capita che determinati locali facciano un'inaugurazione, no? Allora pubblicano un avviso sui social network, su internet, eccetera, eccetera, per invitare più gente possibile per far conoscere il locale e quindi di solito organizzano tipo un banchetto, un buffet, un qualcosa, un ricevimento in cui si mangia chiaramente gratis, no? Magari fanno assaggiare qualcosa, non lo so, un cocktail gratuito o qualcosa, sinceramente non lo so, dipende dal locale, dipende da che tipo di attività si tratta. Detto ciò, magari una persona interessata va lì e chiaramente mangia quello che c'è da mangiare senza pagare perché viene offerto dal locale per promuovere l'attività che viene inaugurata, giusto? Quindi in un certo senso quelli che vanno all'evento scroccano. Perché scroccano? Perché fondamentalmente mangiano, bevono gratis. Chiaramente dire mangiano e bevono gratis è neutrale, non è una prospettiva, diciamo, con una valutazione. Invece scroccare è un modo simpatico di far notare la cosa, cioè che queste persone ottengono determinate cose gratuitamente. Di solito il verbo scroccare non lo usiamo per i casi sporadici, magari c'è una persona a cui interessa un evento, va lì all'evento, gli offrono da mangiare e da bere, ok, non c'è niente di male. Scrocca, sì, però di solito noi lo scroccare lo usiamo per quelle persone che lo hanno come abitudine, cioè magari hanno un'agenda, si fanno un elenco di tutte le inaugurazioni di locali, per esempio che faranno a settembre, ottobre, novembre, vanno in tutti questi posti di cui a loro non frega niente, solo ed esclusivamente per mangiare, cioè per ottenere questi, diciamo, non so come posso definirli, questi assaggi gratuiti, ma lo fanno non una volta, ma lo fanno magari tutti i giorni della settimana. Quindi in questo senso scroccano perché c'è da un lato il discorso che è gratis, ma dall'altro c'è proprio il modo di ragionare di sfruttare l'occasione, cioè sfruttare il fatto che sia gratis, fregandosene magari del discorso di inaugurazione perché a loro non interessa il locale, ma vanno solo per quel motivo lì. Allo stesso modo, se ci sono delle conferenze, c'è una conferenza, magari la conferenza c'è una pausa nel mezzo in cui ci sono dei rinfreschi, quindi si può mangiare magari tramezzini, cose simili, no? Magari alcune persone vanno solo per scroccare i tramezzini. Che significa? Che non gliene frega niente della conferenza, di cui si parla alla conferenza, vanno solo perché possono mangiare gratis. Quindi capite che lo scroccare si riferisce allo sfruttare proprio in modo, diciamo, come possiamo dire, astuto, l'occasione di una persona che ci offre qualcosa e noi la sfruttiamo e quindi scrocchiamo, mangiamo gratis. Le persone che hanno questa abitudine vengono chiamate scrocconi. Probabilmente conoscete delle persone così che magari uscite per prendere un caffè e poi va sempre a finire che siete voi a dovergli offrire il caffè e loro non ve lo offrono mai. Perché? Che cosa fanno? Scroccano, gli piace scroccare. Magari normalmente dovrebbe essere che una volta offro io, la volta dopo offre lei o lui, però va a finire che offro sempre io perché sapete come sono quei momenti, no?
arriva il momento di pagare e guardano dall'altra parte, fanno finta di rispondere al telefono proprio in quel momento, quindi con la conseguenza che voi dite, vabbè dai lascia, questa volta lo offro io il caffè, solo che voi fate sempre così tutte le volte, quindi questo vostro amico o amica la potete definire scroccona o scroccone. Una variante del verbo scroccare è andare a scrocco, però sinceramente si dice di più scroccare. E quindi dagli esempi che vi ho fatto avete capito che probabilmente lo sentirete in frasi del tipo va sempre a scrocco, è uno scroccone, gli piace scroccare, sta sempre a scroccare, tutte le volte che può scrocca e così via. Forse conoscete l'espressione a sbafo, ecco, a sbafo e a scrocco sono simili, vengono usate nello stesso modo. Spesso si riferisce al mangiare, cioè al mangiare gratis, però non necessariamente. Per esempio, capita che ci sono degli stand dove danno degli omaggi, dei campioncini omaggio, che possono essere magari anche profumi, cose di questo tipo, no? O magari anche nella stessa profumeria c'è una promozione e pubblica l'annuncio dicendo venite nella nostra profumeria e vi diamo un campione omaggio. Ecco, magari se una persona va in tutte le profumerie che mettono annunci di questo tipo, scrocca, quindi va a scroccare perché si prende i campioni omaggio. L'idea era che se ne dovesse prendere uno, casualmente, ma in realtà qui c'è il ragionamento per cui questa persona si passa tutte le profumerie e quindi scrocca tutto quello che può scroccare. Quindi magari si ritrova con 100 campioni omaggio. Spero che questo verbo vi piaccia, spero che sia tutto chiaro e vi saluto.